Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi propongo questo bellissimo punto, un punto particolare che trovo molto adatto a stole, anche per il motivo che resta un punto rifinito, praticamente resta rifinito lateralmente. Infatti abbiamo un bordo piuttosto regolare dalla parte in cui iniziamo, che ha queste onde, e la parte dove andremo a finire il motivo, che resta comunque smerlato. E questi sono punti che a me piacciono tanto per stole, sciarpe, bordi, perché non hanno bisogno di ulteriori rifiniture. È un punto molto semplice che si svolge su 3 righe di lavorazione. Andiamo a vedere come. Innanzitutto dovremo montare una catenella pari ad un multiplo di 12 più 3. Io andrò a montare 39 catenelle. Fatte le mie 39 catenelle, ne faccio una aggiuntiva per girare, entro nella seconda a partire dall'uncinetto con un punto basso, dopodiché rientro nella costina a sinistra del punto basso che ho appena fatto, faccio un altro punto basso e questo sarà il mio primo punto alto. Però, come dico sempre, voi iniziate come siete più comode. Io faccio questo... Io ho adottato questo sistema perché mi piace come lascia i bordi, li lascia regolari, dritti, e quindi lo preferisco ad altri. Detto questo, siccome qui ho già realizzato il mio primo punto alto, vado nella catenella successiva, ne faccio un secondo, vado in quella dopo e faccio un altro punto alto, un totale di 3 punti alti su 3 catenelle. Quindi qui abbiamo il punto iniziale, dopodiché sono entrata nella catenella dopo, ho fatto un punto alto e quella dopo ancora ho fatto un altro punto alto, dopodiché vado ad aggiungere 4 catenelle di separazione ed entro nella quinta catenella disponibile, quindi 1 2 3 4, entro nella quinta e faccio un punto basso. Faccio ancora le mie 4 catenelle di separazione, prendo il filo ed entro ancora nella quinta catenella utile. Entro con un punto alto, entro in quella successiva con un altro punto alto e vado in quella dopo con un altro punto alto. Praticamente abbiamo replicato il gruppetto di 3 punti alti. Faccio altre 4 catenelle di separazione, vado a fare un punto basso nella quinta catenella disponibile, quindi 1 2 3 4, questa è la quinta, entro e faccio un punto basso. Faccio le mie altre 4 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a fare il mio gruppettino di 3 punti alti su 3 catenelle ed entriamo nella quinta catenella che abbiamo a disposizione, quindi 1 2 3 4, questa è la quinta, entro e faccio il mio punto alto, dopodiché vado in quella successiva, ne faccio un altro, entro in quella dopo, ne faccio un'altra ancora. Vado avanti con le mie 4 catenelle, vado a cercare la quinta catenella disponibile, quindi 1 2 3 4 e 5 e ci entro, faccio un punto basso, faccio ancora le mie 4 catenelle di separazione, prendo il filo e vado a chiudere con i 3 punti alti, quindi entro nella quinta catenella, 1 2 3 4, la quinta entro, punto alto, entro in quella successiva, faccio un punto alto, entro in quella dopo che è anche l'ultima e vado a concludere il mio gruppo di 3 punti alti e abbiamo fatto la riga numero 1. Ora giro il mio lavoro e faccio il punto che va a sostituire il mio punto alto, dopodiché lavoro questi altri 2 punti così come li trovo, quindi abbiamo un totale di 3 punti alti su 3
punti alti. Così. Vado a riprendere il mio uncinetto, il mio filo, lavoro 3 catenelle di separazione, entro nel primo archetto utile, quello che ho subito sotto, e faccio un punto basso. Dopodiché andrò a fare un archetto di 4 catenelle, entro nell'archetto dopo e faccio un punto basso. Eseguo altre 3 catenelle, prendo il filo e vado a lavorare i miei 3 punti alti con altrettanti 3 punti alti. Punto su punto. Faccio 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito sotto, faccio un punto basso. Adesso di catenelle di separazione ne faccio 4. Entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso, ne aggiungo altre 3 di catenelle e vado a farmi i miei 3 punti alti lavorati così come sono, come li trovo, quindi un punto sul numero 1, un punto sul numero 2 e un punto sul numero 3. Aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito qua sotto, punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto che ho subito dopo, punto basso, 3 catenelle, prendo il filo e vado a lavorarmi i miei ultimi 3 punti alti con 3 punti alti, uno per punto. E abbiamo concluso anche questa riga. Eseguita anche questa riga di lavorazione, giro il mio lavoro, entro nel primo punto utile, quello che ho subito sotto, e faccio il mio punto basso su punto basso. Quindi sono 2 punti bassi incolonnati uno sopra l'altro. Vado a lavorare gli altri 2 punti alti con 2 punti alti, uno per punto. Prendo il filo, mi sposto nell'archetto centrale, questo, quello formato dalle 4 catenelle, quindi questo qui lo salto a pie pari, entro qua e vado a lavorare 7 punti alti, quindi entro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fatti 7 punti alti, prendo il filo, mi sposto nel gruppo di 3, nel primo punto del gruppo di 3 punti alti, e vado a lavorarmi i miei 3 punti alti punto su punto, quindi faremo un punto alto per ogni punto che abbiamo a disposizione. Di nuovo prendo il filo, entro nell'archetto centrale, quello formato dalle 4 catenelle, e vado a lavorarmi i miei 7 punti alti. Dopodiché carico il filo, mi sposto nel primo dei 3 punti alti della riga sottostante, faccio un punto alto, entro nel secondo, ne eseguo un altro, entro nel terzo e ne faccio un altro ancora. Prendo il filo, mi sposto nell'archetto centrale e vado a farmi i miei 7 punti. Riprendo il mio filo e vado a chiudere la riga lavorando i 3 punti alti sugli ultimi 3 punti alti che abbiamo a disposizione. Giro il lavoro e inizio con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, dopodiché ne faccio altri 2. I 3 punti alti li abbiamo come costante
per tutta la lavorazione. Quindi fatti 3 punti alti, aggiungo 4 catenelle di separazione, entro nel quarto punto utile nel ventaglietto di 7, quindi 1, 2, 3 e 4, entro e faccio un punto basso. Faccio ancora le mie 4 catenelle, prendo il filo e vado a lavorarmi i miei 3 punti alti, quindi un punto su ciascuno. Faccio ancora le mie 4 catenelle, entro nel quarto punto utile, quindi 1, 2, 3, 4, entro qui, punto basso, 4 catenelle. Prendo il filo, entro nel primo punto alto del gruppo di 3 e vado a farmi il mio primo punto alto, entro nel secondo e faccio il numero 2, entro nel terzo e faccio il numero 3. 4 catenelle e ancora 1, 2, 3 e 4, entro nel quarto punto utile del ventaglietto dei 7 che abbiamo della riga sottostante, faccio un punto basso. Dopodiché vado a farmi le mie 4 catenelle, prendo il filo, entro nel primo punto alto utile, lavoro un punto alto, entro nel secondo, lavoro un altro punto alto, entro nel terzo e sarà anche l'ultimo della riga e lavoro il punto alto. Dopodiché tutto si ripete dalla riga numero 2. Quindi cosa facciamo? Giriamo il lavoro, andiamo a fare i nostri 3 punti alti. Facciamo le 3 catenelle. Entriamo nel primo archetto utile con un punto basso. Facciamo 4 catenelle. Entriamo nell'archetto successivo con un punto basso. Aggiungo di nuovo le 3 catenelle di separazione e vado a lavorare i miei 3 punti alti. Mi faccio ancora le mie 3 catenelle, entro nel questo archetto, il primo che ho, punto basso. Adesso ne faccio 4, entro nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle e vado a lavorare i 3 punti alti. Riparto con 3 catenelle, entro nel primo archetto utile, punto basso, faccio le mie 4 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, faccio ancora 3 catenelle e vado a chiudere la riga con i miei 3 punti alti. Per il giro successivo riparto con i 3 punti alti . Prendo il filo, vado nell'archetto centrale e faccio il mio ventaglietto di 7. Il lavoro da fare è tutto qua. Dovremmo ripetere questa sequenza di righe di lavorazione in base alla misura del progetto che stiamo facendo. Ed eccolo qua, il mio campione, bellissimo, è un punto che adoro e probabilmente lo inserirò in qualche progetto prossimamente. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.